Dottoressa Reale, buongiorno. La pandemia ci ha in qualche modo svezzato al lavoro agile in tantissimi ambiti. Lei di recente ha studiato gli effetti di questo tipo di lavoro sulla ricerca. Ci siamo interrogati per capire quali fossero gli effetti in particolare sull'autonomia e l'organizzazione del lavoro, sulla produttività scientifica, ma anche sul benessere lavorativo, sul tipo di impatto ambientale che anche questo tipo di lavoratori un po' particolari ha subito dall'effetto Covid e quanto la flessibilità e la fluidità connaturata al lavoro di ricerca e anche l'altissimo livello di informazione e di abilità informatiche potessero essere stati, toccati dall'evento pandemico. Dalla salve non risultano appunto esserci state modifiche da parte del Covid per quanto riguarda il rafforzamento delle competenze tecnologiche, come atteso. Gli aspetti più importanti sono l'aumento della produttività e il risparmio di tempo per gli spostamenti casa-lavoro. Un elemento particolarmente interessante è quello relativo alla mancanza di differenza di genere, cioè uomini e donne entrambi dichiarano che un aumento di produttività nella loro attività durante l'emergenza Covid e addirittura sono le donne a denunciare un maggiore aumento di produttività rispetto agli uomini. Questo sembrerebbe controintuitivo rispetto a quello che sappiamo essere stata la condizione femminile durante la pandemia, e invece appunto appare in molte indagini particolarmente affetta da problemi. In realtà i dati che abbiamo rilevato noi si combinano molto bene da altre analisi svolte da altri colleghi che hanno utilizzato i dati sulla produzione, proprio sulle pubblicazioni, dove effettivamente la crescita esiste per entrambi, maschi e femmine, la crescita della produttività. Segue un trend assolutamente simile, ma con una differenza di scala enorme, il che vuol dire che l'aumento di produttività maschile è molto, molto superiore rispetto all'aumento di produttività femminile, aumentando quindi durante il periodo Covid il divario fra i due generi. L'altro aspetto interessante è il fatto che nell'esperienza dei ricercatori questa gestione flessibile dei tempi e dei moduli di lavoro, così come il risparmio di tempo negli spostamenti casa-lavoro, è considerato estremamente utile dal punto di vista della produttività generale e del benessere anche generale. Esistono però anche degli elementi, diciamo così, di negatività, nel senso della sensazione di isolamento che hanno i ricercatori e nel sovraccarico lavorativo. Questa survey ha avuto come elemento di particolarità il fatto di aver ricevuto negli spazi liberi destinati ai commenti tantissime persone che hanno scritto dei commenti. Questa è una cosa insolita, nelle survey non avviene quasi mai. È come se ci fosse una necessità di esternalizzare un fenomeno che ha una importanza particolarmente significativa nella vita di ciascun ricercatore. In questi commenti appunto è stato particolarmente esplicitato il problema dell'isolamento, soprattutto rispetto al confronto scientifico che avviene con i colleghi e che deve essere necessariamente svolta in presenza e che si colorisce anche di attività informali. Ci possono dire qualcosa più in generale su come quindi andare a valutare anche in futuro, l'efficacia e l'efficienza del lavoro di ricerca, questi dati? Diciamo che questi dati evidenziano la necessità di sburocratizzare il più possibile il lavoro di ricerca e garantire spazi di autonomia anche individuale, in particolare nella produzione di nuova conoscenza, che siano i più ampi possibili. Per la valutazione, indubbiamente ci dice che non è possibile raccordare il lavoro di ricerca a parametri che siano legati a produttività temporale. Il lavoro di ricerca si esprime attraverso l'originalità di quello che viene prodotto. E per quanto riguarda
le singole diverse aree di ricerca? Ci sono differenze sensibili? Immagino che fare ricerca per un fisico sia molto diverso rispetto a quello che può fare alle esigenze anche di uno scienziato politico. Anche questa è una cosa abbastanza interessante perché effettivamente non abbiamo riscontrato delle differenze fra aree disciplinari per quanto riguarda il lavoro agile. Curiosamente non sono emersi significative differenze neanche fra coloro che sono qualificati come persone legate a un lavoro sperimentale, quindi che usano laboratori, e gli altri ricercatori.